Bentornati sul mio canale. Mi chiamo Elena e sono appassionata di tutto quello che è handmade, soprattutto uncinetto. Vi ricordo l'iscrizione che è completamente gratuita, semplicemente YouTube ci mette in contatto, così voi non vi perdete nessuna novità. Adesso vediamo cosa vi faccio vedere oggi. Questa volta ho pensato di condividere con voi un metodo molto semplice per creare delle tasche senza cuciture. Qui sotto mano abbiamo un pannello creato a maglia alta, quindi fingiamo che sia una parte di una giacca, di una maglia o quello che desiderate, perché no anche una borsa, e poi io prendo un filo diverso, intendo dire come colore, e andremo a creare una tasca, perché così vedete un metodo senza utilizzare dopo l'ago e filo. Ho usato un filo completamente diverso di colore perché così voi vedete proprio la tecnica in sé, ma di solito quando si fanno le tasche si utilizza lo stesso colore e sarà ancora più nascosto e ancora meno visibile l'attaccamento della tasca in sé. Guardate, è molto facile, bisogna solo seguire un attimo le istruzioni e stare molto attenti a certi passaggi. Iniziamo subito a vedere di cosa si tratta. Prima di tutto, nella maglia originale o nella giacca, quello che decidete voi, prendete insomma dei marcapunti e decidete quanto deve essere grande questa tasca. Io lascerò giusto 2 righe per fingere il lavoro in sé e lascerò anche 2 maglie alte sul lato. Quindi 1, 2, vado alla base della seconda, esco con uncinetto nella terza alla sua base e mi aggancio tra una maglia alta e l'altra. Prendo il filo già preparato, lo tiriamo all'interno e andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3. Mi alzo quindi in pratica per andare ad agganciarmi già qui, cioè già inizio a fare la cucitura, quindi 1 e 2, entro, vedete mi sono alzata di una riga e vado semplicemente a chiudermi a maglia bassissima. Vedete? Adesso carico l'uncinetto e vado a creare la prima riga della mia tasca. Con questo metodo noi non andiamo a cucire come con l'ago entrando alle basi delle maglie alte, ma entriamo tra una base e l'altra prendendo il lavoro in sé. Vedete? Cioè io ero entrata qua per farla prima, rientro lì e spunto nella prossima base della maglia alta. Prendo il filo e vado a fare la maglia alta, carico, vado qui dove ero appena uscita, scusate, e prendo il gancio, esco dall'altra parte. Ora a questo punto voi decidete quanto deve essere larga questa tasca. Io l'andrò a fare fino ad arrivare da questa parte. C'ho 20 punti di base, lascio 2 e 2, quindi i miei saranno tipo 16 punti. Questo non conta, non cambia niente perché tanto voi state a seguire la base del lavoro sottostante. L'importante è che decidete quanto deve essere grande per una questione di estetica e di gusti. È facile, vedete? La prima l'abbiamo agganciata, che risulta la prima cucitura ad andare in su. Queste non le agganciamo al lavoro perché si deve formare la tasca. Adesso io vado fino ad arrivare dall'altra parte. L'ultima maglia la facciamo insieme perché dobbiamo anche agganciarla per fare la seconda cucitura. Quindi carichiamo l'uncinetto, entriamo alla base, spuntiamo, prendiamo il filo normalmente e facciamo la maglia alta. Ora la lasciamo un attimo, tiratela su, non vi preoccupate, andiamo sopra, quindi 1, 2, qui entriamo, prendiamo il filo e lo tiriamo all'interno, così abbiamo fatto già la cucitura. Dobbiamo iniziare la seconda riga, quindi ci alziamo con 1, 2, 3 catenelle e ci agganciamo salendo su qui, quindi lasciamo 1 e 2, ci agganciamo qui. Questo metodo è molto più facile quando si lavora su delle righe di andata e di ritorno perché le maglie alte sono dritte.
avete visto, ho fatto la maglia bassissima e io mi sono cucita, cioè nel senso ho fatto già la cucitura perché mi sono agganciata al lavoro di base. Ora caricate e andiamo a fare i punti già lavorati. Allora, la prima maglia alta è questa, cioè la prima in realtà l'abbiamo fatta, la seconda è questa di base, quindi questa è la seconda, caricate, andiamo a fare la terza, la quarta e così via. Insomma, adesso lavoriamo solo sulle maglie alte di color grigio. E dobbiamo andare a farlo fino in fondo. Arrivo qua che vi faccio vedere come si fa per la seconda volta a chiudere. Guardate come sta venendo benissimo con solo 2 righe. Ora andiamo a fare l'ultima, carichiamo, entriamo qua dove ci siamo chiusi con la maglia bassissima, facciamo la maglia alta, poi vi ricordate che questa è la base, questa qua ci dobbiamo andare a chiudere sopra, quindi entriamo, prendiamo il filo, maglia bassissima, andiamo a fare 1, 2, 3 catenelle, ci spostiamo in su, maglia bassissima. Ok, adesso vi faccio vedere un po' di cose, anzi ve le spiego, già ve le ho fatte vedere. Come notate noi usiamo le 3 catenelle per andare in su a alzarci e usiamo la maglia bassissima proprio per attaccarci al lavoro, quindi per chiuderci, quindi questo lo facciamo sia da una parte che dall'altra. In mezzo si forma la tasca. Ok, arrivate qui, fate la maglia alta, vi chiudete, vi alzate con 3 catenelle, tornate indietro e così andate di ritorno. Adesso io faccio un po' di righe per creare insomma la tasca, poi vediamo l'aspetto finale, se vi piace o meno. Eccola qui finita la mia tasca, adesso vi faccio vedere. Vedete, all'interno è così e esternamente la cucitura è questa. Ok, allora io ho tenuto insomma ci ho tenuto a farvi vedere il metodo, di conseguenza ho utilizzato 2 colori molto, come dire, diversi tra di loro. Di solito quando si utilizza lo stesso colore l'impatto è meno visibile. Se casomai la tasca vi risulta un po' troppo trasparente, ok, potete anche foderarla con una taschina di stoffa. Adesso vi faccio vedere una tasca fatta con lo stesso colore, cioè con lo stesso filato, dove la procedura è fatta uguale, identica, semplicemente il risultato è quasi invisibile. Questa è la tasca e come notate non si vede proprio l'aggancio. Mi piace un sacco, io sono molto contenta, spero insomma che vi sia utile, spero che non vi troverete in difficoltà. Come ho detto all'inizio, è molto più facile utilizzare questo metodo quando si lavora di andata e di ritorno sulla base della tasca, perché abbiamo le righe alte e dritte. Se si lavorasse in tondo e si fanno le tasche su un lavoro in tondo, mi raccomando, state attenti che i laterali siano dritti. Non mi resta altro che leggere i vostri commenti e vi mando un grosso abbraccio. Alla prossima!